Mamma mia, Raffaele. Uno degli allenatori negli ultimi anni che mi sta più intrigando. Che non sbaglia un colpo, ragazzi. Non sbaglia un colpo. E ha plasmato questa squadra. Cioè, plasmato. Sì, plasmato. Credo di non utilizzare termini impropri, perché questa squadra era a terra. Aveva bisogno nuovamente di un mentore, di una guida, non lo so. Ma avete capito che da quando c'è lo zio Raffaele 9 vittorie su 12? 9 vittorie, 3 sconfitte, 9 vittorie. Cioè questo è veramente un cammino adesso da Champions che era e che doveva essere l'obiettivo stagionale dell'Atalanta, perché come ho sempre detto, e basta guardare le partite, l'Atalanta è una rosa che certamente, guardando prima la Roma, oggi pomeriggio il Como, che sono squadre che si stanno giocando la Champions e che lo faranno molto probabilmente, forse fino all'ultima giornata, vedremo. L'Atalanta a queste squadre non ha da invidiare nulla, ma veramente nulla. Penso al portiere Carnesecchi, penso comunque, vedete, si è parlato di Jim City contro l'Inter, poi un difensore serio, ma io penso Ian, Anor il ragazzo, ma a me piacciono anche giocatori navigati come lo stesso Zappacosta, no, per non fare i soliti nomi illustri, perché poi andate a dechetelare, non ci vuol nulla. Se andiamo a vedere la Coppa d'Africa di Lukman, non ci vuole niente a parlare di quelle, zero, zero. E, l'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta, ragazzi, ne dobbiamo parlare. Sì, no, magari aggreghi domani. No, 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 non aggrego proprio niente. Quando si tratta della Dea, una squadra che per anni mi ha regalato divertimento, perché poi il calcio è anche questo, spettacolo, intrattenimento e appunto gioia. L'Atalanta in questo, come ho sempre ribadito, mi ha deluso soltanto nella parentesi juriciana, se preferite. Se volete lasciate un like, signori miei, se non volete, perché no, lasciatelo uguale, iscrivetevi o non iscrivetevi. Se volete comunque, din don, attivate la campanella, trovate in descrizione tutti i propri. Scusate, sono un po' cotto oggi. Sabato, mi vado a dormire tra poco, ormai siamo vecchi per uscire, non si va da nessuna parte, mi vado a dormire, ok, però sono stanco, però ci tenevo. Mi spiace un po' per i tifosi del Toro, aprendo una parentesi, che devono sempre vivere sta stagione dove non si scende e non si sale, si sta lì, no? Una partita anche buona, poi invece arriva un tonfo. Oggi che secondo me è partita malissimo, cioè partita malissimo nel senso che l'Atalanta ha avuto tante occasioni e l'Atalanta oggi ha una colpa, quella di non averla chiusa la partita, perché poi non chiudendola con le occasioni di penso a De Ketelare che va via e mette in porta Kristovic e va male. Penso a Zappacosta, palo esterno. Bellissimo il tacco pure di Zaleschi, che tra l'altro nel primo tempo altra occasione uno contro uno, cioè 3-4 palle gol proprio nitide, 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 oltre alla rete. Tu devi chiuderla, perché non chiudendola poi cosa succede? Ecco, rischi di abbassarti un po'. Il Toro comunque con i vari ingressi dalla panchina, soprattutto Simeone, poi delle difficoltà te le crea, però la forza dell'Atalanta è che ha dei pezzi importanti anche lì dietro, lo ribadisco ancora una volta. Carnesecchi quando c'è da mettere il guantone lo fa, dietro comunque sono fisici, sono tosti e non è assolutamente semplice. E poi vedete c'è il solito Marione Pasaric che il gol te lo trova. Marione, tra l'altro, bellissimo le- la scena, l'abbraccio, tutti i compagni, no? La dedica al padre scomparso, incredibile. Ma se non sbaglio, oltre all'abbraccio con Pasaric, c'è stato un abbraccio clamoroso anche con Palladino. Confermatemelo per favore, se non sbaglio, perché poi io distratto, fa la storia, ma tutta è quella cioè, è proprio entrato nella testa di questi giocatori. È una roba incredibile. Poi si dice che gli allenatori non spostano e come? Assolutamente. È uno che al Monza sembrava una squadra che è destinata a retrocedere inevitabilmente, invece lui
salvezza proprio easy. La Fiorentina, raccolta da un'eredità pesante, quella di Italiano, lui ha confermato quel livello là, va via e praticamente è diventata una squadra che lotta per la salvezza. Ma avete capito o no di cosa stiamo, di cosa e di chi stiamo parlando in questo momento? Ribadisco, quasi io non lo so, i tifosi dell'Atalanta in questo momento se sono più contenti, e credo assolutamente di sì, o sono più contenti per quello che adesso il Palladino stia portando, anzi riportando, oppure se sono più quasi non arrabbiati, ma un po' avviliti dal fatto che fosse arrivato subito, no? Si parlava di un Atalanta che molto probabilmente quest'anno davvero, non molto avrebbe sicuramente lottato per la Champions. E attenzione, non dico, però si è portato, se non sbaglio, a 3 punti dal Como con una partita in più, ragazzi. Se non vado errato, guardiamolo insieme. Cioè, i giochi non sono proprio chiusi, eh. Sì, esattamente, con una partita in più, ma a 3 punti sotto, quindi c'è della distanza, ci sono 8 punti dalla Roma quarta al momento, quindi sono tanti punti dalla Champions. Il ritmo è da Champions, però poi mantenerlo da qui alla fine della stagione non sarà neanche facile, anche perché l'Atalanta è ad oggi la miglior squadra italiana in Europa, dice la classifica europea alla mano, ci dice questa, quindi c'è anche una competizione come la Champions che qualcosina, giusto qualcosina toglierà, per cui non è facile mantenere questo ritmo in campionato, non lo sarà, senza ombra di dubbio. L'abbiamo vista anche stasera, che alla lunga vedi, se non stai attento, poi in una partita dove hai tante occasioni, il Toro no, le ha avute nel finale per il tiro di Vlasic, ripeto, Simeone, e colpe di testa, quindi non è semplice. Poi ci ho pensato anche Biraghi, metti quella palla stupida in mezzo, non è semplice, però forse per concludere, forse era quasi anche, come posso dire, serviva la fase intermedia, no? Mettere Juric perché così ti stacchi dal passato e poi arriva quasi come se inevitabilmente dopo Gasp qualcuno dovesse non potesse fare bene, ci metti Juric e poi tamponiamo subito, così in modo che adesso subito magari non l'avrebbero accettato con la stessa facilità Palladino nel posto di Gasp. Non lo so, provo a ipotizzare, ma sono scempiaggini, me ne rendo conto. E niente, signori miei, grande prova di De Ketelaere. Dobbiamo citare anche un giocatore De Ketelaere oggi che torna al gol dopo 100, no, in campionato dopo tanto, però che prestazione, ragazzi. Uno che magari segna meno, segna poco ultimamente, però è uno che comunque influisce con le sue giocate, ha la visione di gioco, manda in porta i compagni. Prestazione sontuosa, lo dicevo l'altro giorno, cosa gli fa agli attaccanti, e lui comunque è attaccante e riesce comunque a tirare qualcosa in più da tutti, questo è abbastanza evidente. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa Atalanta, sì, stavo per dire del Gasp, cioè di default, di Palladino, e niente, fatemelo sapere sotto nei commenti. Un grande abbraccio da Lesca, buonanotte, soccotto.